saluto a tutti amici di Let Me Play e bentornati sul nostro canale, io sono Spadolone85. In questo breve video volevo parlarvi di PlayStation Classic Mini, l'ennesimo, mi viene da dire, operazione nostalgia messa sul mercato il 3 dicembre, che segue a ruota le operazioni nostalgia iniziate da Nintendo con le due console mini e seguita a sua volta da Atari, Commodore, Mega Drive, eccetera eccetera. Devo ammettere ragazzi che al momento dell'annuncio ho accolto la notizia con un entusiasmo fuori dal normale, perché per me, ma come molti della mia generazione, PlayStation è stata una console di punta. Anche se io ho cominciato a giocare molto prima di PlayStation, comunque è stata veramente una console di punta per molti. In ogni casa veramente trovavi una PlayStation. Quindi l'idea di avere una console con cavo HDMI da collegare in televisori di ultima generazione, con un parco titoli come quello di PlayStation, ragazzi, che ha regalato capolavori assoluti, era un'idea che ha stuzzicato diciamo l'entusiasmo di molti. Niente da dire se la line-up che è stata poi in seguito annunciata ha deluso parecchi fan. Perché? Ci sono 5-6 capolavori assoluti ragazzi e quindi vanno giocati, però il resto diciamo che è una line-up buona ma che non fa gridare al miracolo. Andiamo per ordine intanto e parliamo dell'estetica. L'estetica di PlayStation Classic Mini è bella. La console si presenta in dimensioni ridotte, ovviamente ridotte, e rappresenta in pieno il primo modello con il primo controller, quindi quello senza le levette analogiche per intenderci. Quindi esteticamente ottima, non la classica cinesata. La console viene fornita di cavo HDMI e di un cavetto che va collegato praticamente a un classico caricabatterie come potrebbe essere quello del cellulare. Quindi questo è tutto quello che contiene all'interno. E fondamentalmente la console è un emulatore, quindi con delle ROM inserite all'interno e basta ragazzi. In realtà PlayStation è questa, quindi un emulatore ben costruito nella sua estetica ma internamente molto scadente. Torniamo alla line-up. I capitoli, scusate ragazzi, i capolavori ci sono, quindi troviamo un Metal Gear, un Resident Evil Director's Cut, un Siphon Filter, Apes Odyssey, però il resto diciamo che è una line-up di medio livello, c'è Ridge Racer Type 4, Twisted Metal, non mi vengono in mente gli altri, comunque titoli che secondo me potevano benissimo essere sostituiti da capolavori che inspiegabilmente in un'operazione nostalgia marcata PlayStation non sono stati inseriti. Mi va bene che non hai messo i vari Crash Bandicoot o Spyro, perché comunque ci hai fatto le remastered per PlayStation 4, quindi mi sta bene. Però se tu non mi inserisci titoli come Tomb Raider, Silent Hill, ragazzi, Silent Hill, cos'è Silent Hill e non è stato inserito? Cos'altro ancora non è stato? Legacy of Kain, Soul River, Gran Turismo, quindi mi hai messo un Ridge Racer Type 4 e non mi hai messo un Gran Turismo. Secondo me ragazzi l'unico motivo potrebbe essere o la mancanza di memoria, quindi titoli troppo grandi da inserire in una PlayStation con pochissima memoria, o un'emulazione che proprio non andava. Questi sono gli unici motivi che mi sento di segnalare per cui non sono stati inseriti dei titoloni veramente assoluti per il mondo PlayStation. Quindi l'operazione nostalgia secondo me della PlayStation Classic Mini è da bocciare. Altri motivi per cui non mi sento di consigliarvi questa console è perché questa line-up, scusate se ripeto sempre line-up, potrebbe essere consigliata a un pubblico magari sì europeo, però al pubblico italiano potrebbe far storcere un po' il naso, anche perché i titoli presenti sono comunque nelle loro versioni originali, quindi non doppiati in italiano. E ragazzi, credetemi, per me che ho giocato Metal Gear Solid quando ancora forse sapevo dire ciao come stai,
sentirlo tutto in lingua inglese, anche se il doppiaggio inglese, ragazzi, è superiore 3 volte a quello italiano di Metal Gear Solid, ma mi ha fatto un po' storcere il naso onestamente, e penso come me molti che l'hanno giocato nei lontani anni 90. Quindi anche quello secondo me è un difetto di questa console. Scusate, un altro difetto che ho trovato nella console è l'impossibilità di comunque migliorare un attimino la resa grafica, cioè i giochi girano esattamente come giravano nel lontano 1995 quando uscì PlayStation, quindi anche quello secondo me è un difetto, visto che tu comunque dovresti usufruire almeno di una resa grafica migliore su TV di ultima generazione. L'unica cosa positiva potrebbe essere che a un certo punto di qualsiasi gioco a cui stai giocando al momento c'è la possibilità di salvarlo appunto in qualsiasi momento del gioco. Quindi per esempio, anche se potrei ecco, mi viene in mente un difetto, perché per Metal Gear salvare dovevi usare il codec, chiamare una persona, in questo caso Mei Ling, e salvare il titolo. Magari perdi anche quella cosa lì in Metal Gear, ecco, non so se mi spiego, però salvi in qualsiasi punto. O in Resident Evil c'erano le macchine da scrivere e da cercare, quindi salvare in quel punto lì in qualsiasi punto del livello potrebbe essere un pregio, una comodità. Quindi l'unica cosa positiva forse è quella, ma per il resto mi sento veramente di consigliare questa console solo a dei collezionisti che magari hanno comprato anche quelle vecchie e quindi vogliono arricchire il loro parco console con una PlayStation Mini. Ma per tutto il resto io vi consiglio magari di andarvi a cercare una console usata, che si trovano usate a poco prezzo e in buone condizioni, perché vi ricordo la PlayStation Classic Mini è venduta a un prezzo di 100 euro, quindi non pochi. Quindi consiglio ai collezionisti di comprarla, ma a qualcun altro che comunque vuole godere appieno del mondo PlayStation, io consiglio di comprare un usato con un buon parco titoli, e quindi sì, di non acquistare a 100 euro un prodotto secondo me scadente e che non dà giustizia a quello che è stata PlayStation nei favolosi anni 90 quando è uscita. Bene ragazzi, spero che questo argomento sia stato interessante. Io vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, a iscrivervi al canale e a seguirci in tutti i nostri prossimi video. Da Spadolone85 è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!